Lezione 1. Sostegno agli agricoltori locali. Buongiorno, Anna. Ho pensato molto a come possiamo sostenere gli agricoltori locali in questi giorni. John, questo è un ottimo argomento. Quali idee hai in mente? Beh, stavo pensando che potremmo provare ad acquistare più prodotti direttamente dalle fattorie locali. Davvero una buona idea. Ho sentito che può fare una grande differenza per i piccoli agricoltori. Esattamente. Inoltre, scommetto che il cibo sarebbe anche molto più fresco e gustoso. Sicuramente. Ed è un modo così semplice per noi di avere un impatto positivo sulla nostra comunità. Assolutamente. Quale pensi sia il modo migliore per farlo? Forse potremmo iniziare esaminando i mercati degli agricoltori o i CSA, Community Supported Agriculture, della zona. Oh, è un ottimo suggerimento. Scommetto che in questo modo potremmo trovare dei prodotti stagionali davvero di alta qualità. Sicuramente, e elimineremmo gli intermediari, così gli agricoltori otterrebbero una quota maggiore dei profitti. Sicuramente. E scommetto che conosceremo anche i contadini, il che sarebbe davvero fantastico. Esattamente. È tutta una questione di connessione con la provenienza del nostro cibo. Totalmente. E chissà, forse potremmo anche fare volontariato in una fattoria locale per un giorno o qualcosa del genere. Oh, sarebbe divertentissimo. Scommetto che impareremmo un sacco durante il processo. Assolutamente. Sarebbe un ottimo modo per apprezzare davvero tutto il duro lavoro che serve per coltivare il nostro cibo. Sicuramente. E potrebbe persino ispirarci a creare il nostro piccolo giardino di casa. Capisci? Ehi, è un'idea fantastica. Potremmo coltivare alcune delle nostre verdure ed erbe aromatiche. Esattamente. In questo modo sosterremmo l'agricoltura locale e ci sporcheremmo le mani. Lo adoro, questo mi rende davvero entusiasta di iniziare a esplorare tutte queste opzioni. Lo stesso, John. Penso che questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo hobby davvero gratificante per noi. Sicuramente. Non vedo l'ora di vedere che tipo di incredibile cibo locale scopriremo. Lezione 2. Fitness 24 ore su 24. Dimmi, Anna, sapevi che il nostro edificio ha una palestra aperta 24 ore su 24? Wow, davvero? Non ne avevo idea. È così comodo. Lo so, giusto? Lo volevo dare un'occhiata, ma non ne ho ancora avuto l'occasione. Beh, dovremmo assolutamente andare insieme qualche volta. Sarebbe bello avere un compagno di allenamento. Assolutamente. Mi piacerebbe moltissimo. Che tipo di esercizio ti piace di solito? Sono un grande fan del sollevamento pesi e dell'allenamento a intervalli ad alta intensità. Bello, anch'io. Cerco anche di mescolare le cose con un po' di cardio. Sembra perfetto. Potremmo fare un allenamento a circuito completo o magari fare yoga. Oh, lo yoga sarebbe fantastico. Avevo intenzione di approfondire la questione. È così buono per il tuo benessere fisico e mentale. Penso che ti piacerà davvero.
Sono sicuro che lo farei. E averti lì per guidarmi sarebbe di grande aiuto. Nessun problema. Sarei felice di mostrarti le corde. Fantastico, grazie. E magari dopo potremmo prenderci un frullato salutare o qualcosa del genere? Assolutamente. C'è un piccolo e fantastico juice bar nell'atrio. Credo. Perfetto, sarà il trattamento perfetto dopo l'allenamento. Sicuramente. Non vedo l'ora di iniziare la nostra routine di fitness. Nemmeno io. Sarà molto divertente. D'accordo. Sarà fantastico avere un compagno di allenamento. Assolutamente. Non vedo davvero l'ora. Lezione 3. Preparare un pasto delizioso. Buongiorno, Anna. Mi sento ispirata a cucinare qualcosa di gustoso oggi. Hai qualche buona idea per le ricette? Ciao John, stavo pensando la stessa cosa. Ho del pollo, del riso e delle verdure nel mio frigo. Potremmo fare una bella frittura. Oh, sembra perfetto. Quali ingredienti hai esattamente? Anch'io potrei contribuire con alcune cose. Vediamo, ho petti di pollo, riso a grani lunghi, broccoli, carote e salsa di soia. Cosa hai che potrebbe funzionare? Ho dell'aglio, dello zenzero e forse qualche altra verdura che potremmo aggiungere. Un soffritto con tutti questi ingredienti sarebbe delizioso. Meraviglioso. Mettiamo tutto insieme allora. Posso tagliare le verdure mentre tu cuoci il riso. Suona bene, formeremo una grande squadra in cucina. Farò iniziare il riso e poi darò una mano con il trito. Perfetto, una volta che il riso è pronto, possiamo rosolare il pollo e le verdure. Un po' di aglio e zenzero faranno davvero risaltare i sapori. Sicuramente. Un po' di salsa di soia e magari anche dell'olio di sesamo. Sarà un pasto gustoso. Assolutamente. Non vedo l'ora di approfondire. Cucinare insieme è sempre molto divertente. Sono d'accordo, è il migliore. Va bene, mettiamoci al lavoro. Vado a preparare il riso mentre tu lo triti. Suona bene. Partner, vediamo quale magia culinaria riusciamo a creare. Ho un buon presentimento al riguardo. Il nostro soffritto sarà fenomenale. Lezione 4. Reperti alla moda. Ehi Anna, hai saputo che c'è una grande svendita al centro commerciale questo fine settimana? Sembra il momento perfetto per fare shopping. Oh, davvero? Ho bisogno di rinnovare il mio guardaroba. Che tipo di offerte stanno offrendo? Tutti i grandi marchi hanno uno sconto del 20-50%. Di tutto, dagli abiti eleganti alle scarpe e agli accessori più recenti. È incredibile. Mi farebbe sicuramente comodo qualche vestito nuovo. Forse troverò l'abito perfetto per il matrimonio di mia cugina il mese prossimo. Oh, un matrimonio? Questo è eccitante. Dobbiamo assicurarci che tu sia assolutamente sbalorditiva. Sicuramente. Voglio trovare qualcosa di veramente alla moda e lusinghiero.
Forse un bellissimo abito midi floreale o un tailleur pantalone elegante. Entrambe ottime opzioni. E con questi sconti, probabilmente potresti procurarti un vestito completamente nuovo e alcuni accessori. Oh sì, qualche gioiello alla moda o una graziosa pochette completerebbero davvero il look. Questa vendita sta arrivando nel momento giusto. Senza dubbio. Dovremmo sbrigarci una giornata, andare al centro commerciale, provare un sacco di cose e magari pranzare anche a pranzo. Sembra assolutamente perfetto. Sono così emozionata. Quando volevi andare? Sono libero tutto il weekend. Che ne dici di sabato pomeriggio? Possiamo iniziare presto e massimizzare davvero i nostri tempi di acquisto. Mi sembra buono. Dovrò fare una piccola ricerca in anticipo in modo da sapere quali negozi visitare per primi. Mossa intelligente. Non vedo l'ora di vedere con quali accessori alla moda tornerai a casa. Sarà molto divertente. Anch'io. Va bene, facciamolo. È sabato. Sto già immaginando i miei nuovi favolosi outfit. Ah, anche io. Sarà un weekend molto produttivo e alla moda. Non vedo l'ora. Lezione 5. Godersi la città. Ehi Anna, ti piace il tuo soggiorno qui in città? Assolutamente. La città è semplicemente fantastica. C'è così tanto da vedere e da fare. Sono così felice di sentirlo. Qual è stata la tua parte preferita finora? È difficile scegliere, ma ho davvero amato la vivace scena artistica. Oh, la scena artistica qui è di prim'ordine. Sei già stato in qualche galleria? Sì, sono andato al Museo d'Arte Moderna l'altro giorno ed è stato incredibile. Non è vero? Le mostre sono sempre così stimolanti. Sicuramente. Avrei potuto passare ore a girovagare tra le diverse mostre. Conosco la sensazione. La città è davvero un centro culturale, vero? Sicuramente. E anche il cibo è fantastico. Ho provato tutti i tipi di nuove cucine. Ah sì, le opzioni per la ristorazione qui sono davvero fenomenali. Qualche ristorante preferito finora? Beh, ho mangiato del sushi buonissimo l'altra sera in questo posticino in centro. Oh, adoro il sushi. Dovrai portarmeli qualche volta, se non ti dispiace. Assolutamente. Ne sarei felice. È un posto così accogliente e autentico. Sembra perfetto. Sono sempre alla ricerca di ottimo sushi. Bene allora, sei fortunato. Questo posto è sicuramente una gemma nascosta. Non vedo l'ora di dare un'occhiata. Questa città continua a sorprendermi. Lo so, giusto? C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Questo è ciò che lo rende un posto così incredibile da visitare. Completamente d'accordo. Sono così felice di aver avuto la possibilità di venire qui. Anch'io. È stato un vero piacere poterti fare da guida. Lezione 6. Pianificazione del guardaroba.
Buongiorno, Anna. Allora, hai in mente qualche capo di abbigliamento in particolare per il tuo viaggio? Ottima domanda. Ho pensato molto al mio guardaroba per questo viaggio. Suona bene, che tipo di oggetti speri di trovare? Beh, mi piacerebbe avere alcuni pezzi versatili che posso mescolare e abbinare. Questo è un approccio intelligente. Stai cercando qualcosa di specifico? Penso che un bel blazer da indossare in modo elegante o casual sarebbe davvero utile. Ottima idea, un blazer ben aderente può esaltare qualsiasi outfit. Esattamente. E mi piacerebbe trovare anche dei top comodi ed eleganti. Bello. Qualche colore o motivo particolare verso cui graviti? Sono davvero attratto dai toni neutri come il nero, il bianco e il grigio. Sono così facili da abbinare. Assolutamente. I colori neutri creano un look così chic e senza tempo. Sicuramente. E mi piacerebbe trovare anche qualche tocco di colore, per ravvivare le cose. Oh, sembra un ottimo piano. Hai in mente qualche colore specifico? Ultimamente adoro i toni gioiello, forse un ricco bordeaux o verde smeraldo. Sarebbero stupendi. Molto sofisticato ed elegante. Giusto. Penso che si abbinerebbero benissimo ai neutri basici. Sicuramente stai davvero pensando a questa cosa in modo strategico. Beh, voglio assicurarmi di avere un guardaroba coeso e versatile per il viaggio. Sembra che tu sia sulla strada giusta. Sono sicuro che troverai dei pezzi fantastici. Lo spero. Non vedo l'ora di andare nei negozi e fare un po' di esplorazione della moda. Fantastico. Fammi sapere se hai bisogno di consigli di stile lungo la strada. Lo farà. Apprezzo l'offerta. Sarà molto divertente. Assolutamente. Goditi l'avventura dello shopping. Lezione 7. Percezioni mutevoli. Ehi, Anna, hai saputo cos'è successo con Bly? No, cosa sta succedendo? Non ho seguito quella storia. Apparentemente, è stato accolto per la prima volta come un eroe, ma l'atteggiamento del pubblico è davvero cambiato. Oh, questo è interessante. Mi chiedo cosa abbia portato al cambiamento di percezione. Da quello che ho capito, sembra che siano sorte delle polemiche sulle sue azioni. Capisco. Conosci altri dettagli su ciò che ha causato il contraccolpo? Non ci sono molti dettagli, ma ho sentito parlare di decisioni discutibili. È un peccato. È sempre un peccato quando qualcuno inizia con una promessa del genere. Sicuramente. Viene da chiedersi cosa sia realmente successo dietro le quinte. Esattamente. L'opinione pubblica può essere così volubile, specialmente di questi tempi. Non sto scherzando. Un minuto sei il brindisi della città e quello dopo, tutti ti hanno voltato le spalle.
Sì, è una lezione difficile da imparare. La fama e l'adorazione possono essere fugaci. Assolutamente. Sottolinea davvero l'importanza di rimanere fedeli a se stessi. Assolutamente. L'integrità e il carattere contano molto di più a lungo termine. Sicuramente è un buon promemoria che non dovremmo sempre credere al clamore. Sicuramente. Di solito nella storia c'è molto di più di ciò che viene raccontato nei titoli dei giornali. Sicuramente. Immagino che dovremo aspettare e vedere come andrà a finire l'intera situazione con Bly. Sì, sarà interessante vedere se è in grado di cambiare le cose o se il danno è fatto. Bene, solo il tempo lo dirà. Ma è sicuramente un ammonimento. Sicuramente. Lezioni di umiltà e di restare con i piedi per terra, anche di fronte al successo. Esattamente. Ottimi punti in tutto. È una questione complessa, di sicuro. Lezione 8. Decodificare gli idiomi. Ehi, Anna, hai visto quel nuovo speciale comico su Netflix? No, non l'ho ancora visto. Di cosa si tratta? Beh, il comico riffava su tutti questi strani modi di dire ed espressioni inglesi. Oh davvero? Tipo che genere di cose? Ah, sai, cose come piove cani e gatti o fai uscire il gatto dalla borsa. Ah sì, sono così strani se ci pensi davvero. Lo so, giusto? Lo stava solo dicendo su quanto sembrino assurdi. Sicuramente. Capisco come sarebbero davvero sconcertanti per chi non parla madrelingua. Totalmente. E stava capendo da dove potrebbero provenire alcuni di loro. Questo è figo. È sempre interessante esplorare le origini delle espressioni comuni. Sicuramente. Ad esempio, sapevi che dormire bene è in realtà un riferimento ai vecchi materassi? Assolutamente no, davvero? Non l'avrei mai immaginato. Sì, a quanto pare le corde usate per sostenere i materassi dovevano essere tese per evitare che cadessi. Impara qualcosa di nuovo ogni giorno. Di quali altri ha parlato? Cavolo, ha continuato a tirarti la gamba e a far uscire il gatto dalla borsa. Oh, sono buone. Capisco come potrebbero creare molta confusione. Seriamente. E poi c'erano quelle che non hanno senso, come piove cani e gatti. Ah, sì, da dove viene quello? Non ha senso. Lo so, giusto? Il comico stava solo impazzendo cercando di capirlo. Posso immaginare. Questo tipo di espressioni deve essere un vero rompicapo per chi sta imparando l'inglese. Assolutamente. Ma immagino che sia parte di ciò che rende il linguaggio così divertente e colorato. Vero, vero. Devo amare tutte le stranezze e i modi di dire che rendono l'inglese così unico. Sicuramente mantiene le cose interessanti, questo è sicuro. Sicuramente.
Dovrò dare un'occhiata a quello speciale comico. Sembra piuttosto divertente. Sicuramente lo faccio. È una rivolta sentire qualcuno scomporre tutte quelle espressioni bizzarre. Lezione 9. Conto alla rovescia per il nuovo anno. Ehi, Anna, riesci a credere che siamo quasi alla fine dell'anno? Lo so, giusto? Quest'anno è assolutamente passato. Seriamente, sembra che proprio ieri stessimo suonando nel 2024. Lo so, il tempo passa davvero così velocemente. Stai facendo qualcosa di divertente per Capodanno? Beh, io e i miei amici stiamo organizzando una grande festa a casa mia. Sarà una notte selvaggia. Oh bello, sembra fantastico. Sto solo mantenendo un profilo discreto a casa quest'anno. Oh, dai, devi unirti a noi. Non sarà lo stesso senza di te. Ah, non lo so, non sono proprio un tipo per le grandi e folli feste di Capodanno. Oh, non fare il guastafeste. Sarà il modo perfetto per salutare il 2024 con stile. Non lo so, vedremo. Potrei cambiare idea con l'avvicinarsi del grande giorno. Stai meglio. Non è Capodanno senza la mia compagna di ballo preferita. Ah, va bene, ci penserò. A che ora iniziate la festa? Probabilmente intorno alle 9 o alle 10. Così potremo guardare la palla cadere insieme a mezzanotte. Oh, la caduta della palla. È sempre un momento così classico. Totalmente. C'è qualcosa nel contare alla rovescia gli ultimi secondi dell'anno. Sicuramente, e poi la grande esplosione di coriandoli quando l'orologio segna le 12. Esattamente. È il modo perfetto per inaugurare un nuovo anno. Sicuramente. Adesso capisco il fascino. Forse dovrò unirmi a voi, dopo tutto. Sì. Sapevo di poterti convincere. Sarà epico, te lo prometto. Va bene, mi hai storto il braccio. Conta su di me per la festa di Capodanno. WoW. Sarà il miglior capodanno di sempre, posso già dirlo. Ah, eccoci a dire addio al 2024 e dare il benvenuto al 2025 in grande stile. Complimenti, amico mio. Sarà fantastico, lo so e basta. Lezione 10. Avventura escursionistica. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare di quel nuovo sentiero escursionistico che è stato appena aperto? No, non l'ho fatto. Dove si trova? Ultimamente ho voglia di fare delle escursioni. È a pochi chilometri dalla città. Dovrebbe essere assolutamente stupendo. Oh, sembra perfetto. Mi farebbe comodo una bella fuga nella natura. Volete dare un'occhiata insieme? Sicuramente. Speravo che lo dicessi. Quando sei libero di andare? Che ne dici di questo fine settimana? Non ho piani, quindi sono aperto. Dolce, è il fine settimana allora. Possiamo preparare un pranzo al sacco e goderci una giornata.
Sembra incredibile. Sto già immaginando gli splendidi panorami e l'aria fresca. Lo stesso qui. Questa sarà la migliore escursione di sempre. Non vedo l'ora di vedere il paesaggio. Nemmeno io. Solo noi, la natura e magari qualche animale selvatico se siamo fortunati. Esattamente. Forse avvisteremo qualche cervo o anche qualche uccello. Sarà così tranquillo. Totalmente. E anche l'esercizio sarà fantastico. Avevo bisogno di diventare più attivo. Sicuramente. Questa escursione sarà il modo perfetto per rimettersi in forma per il nuovo anno. Sicuramente sono eccitato. A che ora dobbiamo partire per il sentiero? Che ne dici di incontrarci verso le 9? Lezione 11. Incontri inaspettati. Ehi Anna, hai sentito parlare della cucina portatile del 1870? Ho letto che all'epoca era un'invenzione piuttosto rivoluzionaria. Oh, davvero? Questo non lo sapevo. Cosa c'era di così speciale? Beh, a quanto pare consentiva ai cowboy e ai coloni di avere una cucina completamente attrezzata da portare con sé in viaggio. Immagina di avere una stufa, pentole e padelle in una configurazione compatta e portatile. Wow, deve essere stato incredibilmente utile per chi vive uno stile di vita nomade. È incredibile come le persone abbiano trovato il modo di adattarsi alle sfide della vita di frontiera. Assolutamente. E sai quanti cowboy si stima ci fossero nel 1800? Circa 40.000. 40.000 cowboy. È molto più di quanto avrei immaginato. Mi chiedo com'era la loro vita quotidiana, spostandosi da un posto all'altro con tutta quell'attrezzatura. Deve essere stato uno stile di vita piuttosto avventuroso. Riesci a immaginare di svegliarti ogni giorno in un posto diverso, con le pianure aperte e i cieli infiniti intorno a te? Sembra piuttosto romantico in un certo senso. Mi piacerebbe saperne di più sulla routine quotidiana e sulle sfide che hanno dovuto affrontare. È incredibile come le persone si siano adattate a un modo di vivere così diverso all'epoca. Hai ragione, è affascinante pensarci. Sono davvero curioso di saperne di più sulle cucine portatili e su come hanno contribuito a plasmare l'esperienza da cowboy. Probabilmente possiamo scoprire così tanto su quell'epoca. Sicuramente. Sono lieto di averne parlato. Mi ha aperto gli occhi su un aspetto completamente nuovo della storia di cui prima non sapevo molto. Chissà quali altre gemme nascoste potremmo scoprire se continuiamo ad esplorare questo tipo di argomenti. Esattamente. C'è sempre altro da imparare e conversazioni come questa mi fanno apprezzare quanto c'è da scoprire sul passato. Attendo con impazienza la nostra prossima chiacchierata e le nuove prospettive che possiamo condividere. Lezione 12. Focalizzato sul fitness. Ehi Anna, in realtà ho iniziato ad andare in palestra regolarmente. Ha fatto una grande differenza. Oh, è fantastico! Che tipo di allenamenti stai facendo? L'ho mescolato, un po' di sollevamento pesi, un po' di cardio e persino un po' di yoga. Mi ha davvero aiutato a sentirmi più energica. Sembra una routine a tutto tondo. Scommetto che anche la varietà lo rende interessante. Hai notato altri benefici, oltre al semplice fatto di sentirti più energico? Sicuramente. La mia postura è migliorata e ho perso anche qualche chilo. È stato davvero motivante vedere questo tipo di risultati.
Questo è fantastico. Volevo iniziare ad allenarmi in modo più coerente da solo. Hai qualche consiglio per qualcuno che si sta appena avvicinando? Direi di iniziare lentamente e concentrarsi sulla costruzione di abitudini sostenibili. Non cercare di revisionare tutto in una volta. Anche solo poche gite in palestra a settimana possono fare una grande differenza. Questo ha molto senso. Un progresso lento e costante è probabilmente la strada da percorrere. Dovrò provare questo approccio quando inizierò. Esattamente. E non siate troppo duri con voi stessi se saltate un allenamento qua e là. La chiave è continuare a presentarsi e renderlo parte della tua routine. Questo è davvero un buon consiglio. Lo terrò a mente. Forse possiamo anche andare in palestra insieme qualche volta e motivarci a vicenda. Mi piacerebbe moltissimo. È sempre più divertente allenarsi con un amico. Possiamo spingerci a vicenda e ritenerci responsabili a vicenda. Affare fatto allora. Non vedo l'ora. Questo sarà l'inizio di un grande percorso di fitness per entrambi. Sicuramente. Sono entusiasta di vedere i progressi che faremo. Sarà divertente. Lezione 13. Motivazione in palestra. Ehi Anna, sono stata davvero motivata a continuare la mia routine in palestra ultimamente. È fantastico! Cosa ti ha aiutato a rimanere così coerente? Beh, trovo che allenarmi in palestra mi mantenga più concentrato ed energico rispetto al semplice allenamento a casa. Posso vedere come l'ambiente strutturato sarebbe vantaggioso. Hai un tipo di allenamento preferito che ti piace in palestra? Adoro la varietà, faccio un po' di allenamento con i pesi, poi salto sul tapis roulant per un po' di cardio e a volte finisco anche con una lezione di yoga. Sembra una routine davvero completa. Il mix di forza, cardio e flessibilità deve essere ideale. Assolutamente. Mi aiuta a sentirmi più forte ed equilibrata nel complesso. Inoltre, l'ambiente della palestra mi mantiene motivato. Posso immaginare. C'è qualcosa nell'essere circondati da altre persone che lavorano sodo che può essere davvero fonte di ispirazione. Sicuramente. E le macchine e le attrezzature da palestra facilitano il monitoraggio dei miei progressi, il che è un grande motivatore. Questo è un ottimo punto. Vedere i numeri migliorare nel tempo deve essere davvero gratificante. Lo fa davvero. Trovo che il senso di realizzazione mi spinge a tornare, anche nei giorni in cui non ho voglia di andarci. Questa è la chiave, vero? Stabilire quell'abitudine e mantenerla, anche quando è dura. Ammiro la tua dedizione. Grazie. Sono felice di condividere tutti i suggerimenti che mi hanno aiutato. La coerenza è davvero la sfida più grande, ma alla fine ne vale davvero la pena. Lo apprezzo. Forse possiamo andare in palestra insieme qualche volta e ritenerci responsabili a vicenda. Mi piacerebbe moltissimo. Avere un compagno di allenamento lo rende ancora più piacevole. Lezione 14. Strumenti di produttività. Ehi Anna, hai provato qualche nuovo strumento di produttività ultimamente? Ne ho sperimentati alcuni che sono stati davvero rivoluzionari. Oh, questo è interessante. Sono sempre alla ricerca di strumenti che possano aiutarmi a lavorare in modo più intelligente. Quali hai usato?
Beh, ho adorato questa app chiamata Trello. È ottimo per organizzare attività e progetti in modo visivo. Ah sì, ho sentito parlare bene di Trello. Cosa ti piace di più del suo utilizzo? Lo trovo davvero utile per suddividere grandi attività in passaggi più piccoli e più gestibili. E il layout della lavagna Kanban è così soddisfacente. Questo ha molto senso. Poter vedere visivamente i tuoi progressi può essere molto motivante. Esattamente. E uso anche la tecnica Pomodoro, che ha aumentato la mia produttività. Il metodo Pomodoro è un classico trucco per la produttività. Hai un'app timer preferita per questo? Sto usando questo chiamato Focus Keeper. Ha un'interfaccia davvero pulita e semplice che mi mantiene aggiornato. Oh, dovrò dare un'occhiata a quello. Qualche altro strumento consiglieresti per la produttività? Ho anche amato Notion per aver preso appunti e tenere tutti i miei documenti in un unico posto. L'idea è fantastica, sono d'accordo. La flessibilità di personalizzarlo è davvero utile. Sicuramente. Lo uso per tutto, dal brainstorming alla pianificazione dei progetti. È un punto di svolta. Capisco perché sei così entusiasta di questi strumenti. Sembra che abbiano davvero trasformato il tuo flusso di lavoro. Assolutamente. Avere le giuste app per la produttività ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestisco il mio tempo e faccio le cose. Questo è fantastico. Sono entusiasta di provare alcuni di questi strumenti che mi hai consigliato. Grazie per gli ottimi consigli. Certo, sono sempre felice di condividere ciò che ha funzionato per me. Fatemi sapere se avete altre domande. Lezione 15. Affrontare il raffreddore. Accidenti, sembra che la stagione fredda sia in pieno svolgimento, eh? Me ne parli. La maggior parte dei miei amici si prende un raffreddore dopo l'altro. Lo so, è pazzesco. Tossiscono, annusano e starnutiscono costantemente. Seriamente, li vedo portare in giro fazzoletti ovunque vadano. Si soffiano il naso senza sosta. È un vero assassino della produttività quando ti senti costantemente a disagio. Assolutamente. Deve essere così frustrante combattere costantemente quei fastidiosi germi. Sicuramente cerco di fare il pieno di vitamina C e di riposarmi bene quando mi viene il raffreddore. Bella chiamata. Anche rimanere idratati è fondamentale. Il tè caldo con miele può essere così rilassante. Oh sì, questo è uno dei miei rimedi preferiti. Qualsiasi cosa per calmare quella gola irritata. Sicuramente. E non dimenticate l'importanza del sonno. Il tuo corpo ha bisogno di quei tempi di inattività per ricaricarsi. Totalmente. Cerco di dare la priorità a 8 ore a notte, anche se ciò significa riorganizzare i miei orari. Mossa intelligente. Prevenire è molto più facile che cercare di eliminare un raffreddore in piena regola. Assolutamente. Devo fare tutto il necessario per rimanere in salute, specialmente in questo periodo dell'anno. Concordato. Ti auguro tanta salute e benessere nei prossimi mesi.
Grazie anche a te. Fatemi sapere se avete altri consigli per combattere il raffreddore da condividere. Lezione 16. Entusiasmo per l'evento. Buongiorno, Anna. Sono davvero entusiasta dell'evento che organizzeremo per i nostri fan questo fine settimana. Sei pronto ad accogliere tutti gli ospiti? Salve, John. Sì, non vedo l'ora. Lo stiamo pianificando da mesi e penso che sarà un enorme successo. Quali sono alcune delle attività che abbiamo in programma? Bene, abbiamo una sessione di incontro in cui i fan possono interagire con i giocatori, una sfida di abilità e, naturalmente, il gioco principale. Non vedo l'ora di vedere l'energia e l'entusiasmo del pubblico. È fantastico! Sono sicuro che i fan adoreranno tutto questo. E stiamo fornendo anche ottimi servizi per loro, giusto? Assolutamente. Abbiamo cibo e bevande in abbondanza, comodi posti a sedere e persino alcune attività divertenti come una cabina fotografica. Penso che i fan apprezzeranno davvero tutto l'impegno che abbiamo messo per rendere speciale questo evento. Sono d'accordo, vogliamo dimostrare ai nostri fan quanto apprezziamo il loro supporto. Questa è una grande opportunità per loro di sentirsi davvero legati alla squadra e al gioco che amano. Sicuramente. Sono sicuro che questo evento sarà un successo e ci aiuterà a rafforzare ulteriormente il nostro legame con i tifosi. Meritano il meglio e noi lo faremo. Sono così felice che tu la pensi così, John. Sono entusiasta di vedere tutte le facce sorridenti e sentire gli applausi della folla. Sarà un'esperienza indimenticabile per tutte le persone coinvolte. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Facciamo in modo che questo sia il miglior evento che abbiamo mai ospitato. Non vedo l'ora di vedere tutto riunirsi. Lezione 17. Verifica della malattia. Buongiorno, Anna. Ho una domanda per te sulla ricerca di segni di malattia. Oh, sembra interessante. Cosa avevi in mente? Beh, so che è importante esaminare gli occhi, le orecchie e la gola quando qualcuno non si sente bene. Assolutamente. Queste sono aree chiave da valutare per eventuali problemi. Giusto, come assicurarsi che gli occhi reagiscano normalmente ai cambiamenti di luce e non appaiano rossi o irritati. Esattamente. E controllando le orecchie per eventuali secrezioni insolite o segni di infezione. Sicuramente. E la gola, alla ricerca di arrossamenti, gonfiori o macchie bianche che potrebbero indicare streptococco. Esattamente. Questi tipi di segnali visivi possono essere davvero utili per diagnosticare cosa sta succedendo. Sicuramente. E ho sentito che è anche importante prestare attenzione a cose come la temperatura. Buon punto. Controllare la febbre è un modo classico per capire se qualcuno sta combattendo una malattia. Assolutamente. E monitorando i modelli respiratori e ascoltando eventuali sibili o congestione. Totalmente. Questi sintomi respiratori possono essere un grande indizio che sta succedendo qualcosa di più serio. Sicuramente. È incredibile quanto si possa imparare semplicemente prestando molta attenzione. Assolutamente. E, naturalmente, si consiglia sempre di consultare un medico in caso di segni preoccupanti. Sicuramente è meglio essere prudenti quando si tratta di salute e benessere.
Non potrei essere più d'accordo. Grazie per l'ottima chiacchierata. Molte informazioni utili da tenere a mente. In qualsiasi momento. Fatemi sapere se avete altre domande mediche. Lezione 18. Assicurarsi un ottimo affare. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti una cosa, hai mai dovuto negoziare un prezzo e ti è sembrato davvero di aver fatto un ottimo affare? Oh, questa è una bella domanda. Ho sicuramente alcune storie in cui mi è sembrato di aver vinto davvero. Fatelo sapere. Cerco sempre di migliorare le mie capacità contrattuali. Bene, proprio l'altro giorno stavo acquistando un nuovo laptop e il prezzo iniziale era decisamente fuori dal mio budget. Accidenti, può essere un posto così difficile in cui trovarsi. Assolutamente. Ma ho deciso di adottare un approccio amichevole e curioso. Mi sono complimentato per le specifiche. Poi ho chiesto gentilmente se c'era spazio per una negoziazione. E com'è andata a finire? Con mia grande sorpresa, il venditore è stato davvero ricettivo. Alla fine hanno ridotto il prezzo di un paio di centinaia di dollari. Assolutamente no, è fantastico. Sono sorpreso che tu sia riuscito a ottenere uno sconto così significativo. Anch'io. Penso che abbia davvero aiutato il fatto di essere sembrato ragionevole e riconoscente, piuttosto che conflittuale. Questo è un ottimo punto. Si catturano più mosche con il miele, come si suol dire. Esattamente. E la cosa migliore era che il venditore sembrava davvero felice di farmi un accordo. È stata una vittoria per tutti. Wow, è davvero bello saperlo. Dovrò provare questo approccio la prossima volta. Sicuramente provaci. E non abbiate paura di dare sfogo alla vostra creatività con i vostri suggerimenti. Cosa, per esempio? Beh, una volta stavo comprando i biglietti per un concerto e il prezzo era un po' troppo alto. Quindi ho chiesto se potevano darmi una maglietta in omaggio o qualcosa del genere. Oh, intelligente. Aggiungere quei piccoli extra può davvero addolcire l'affare. Esattamente. La chiave è trovare modi per renderlo vantaggioso per entrambi. Ottimo consiglio. Apprezzo davvero che tu abbia condiviso questi fantastici consigli di negoziazione. Felice di aiutarti. Fammi sapere come va quando li metti in pratica. Lo farà. Grazie ancora, Anna. Mi sento già più fiducioso. Lezione 19. Alla scoperta di una passione nascosta. Ehi Anna, posso farti una domanda? Stavo pensando di cambiare la mia laurea e speravo che tu potessi avere qualche consiglio. Oh, questo è un dilemma interessante. Cosa ti ha spinto a riconsiderare il tuo percorso attuale? Beh, dopo aver seguito il corso di storia con il signor Alvin, mi sono reso conto di avere un vero interesse per l'argomento. Affascinante. Cosa ha suscitato la tua curiosità nel corso? Il modo in cui ha dato vita al materiale, credo. Mi sono ritrovato davvero fidanzato durante le lezioni. È fantastico che tu ti sia connesso al contenuto in un modo così significativo. L'apprendimento dovrebbe essere fonte di ispirazione, non credi? Assolutamente.
E questo è il punto, mi sento come se non avessi approfondito i miei altri interessi accademici. Posso capire quella sensazione. A volte rimaniamo bloccati in una certa mentalità o percorso, e ci vuole qualcosa di inaspettato per aprire gli occhi. Esattamente. Quindi ora sto cercando di valutare i pro e i contro del cambio di specializzazione. È una decisione importante, sai? Sicuramente. Hai pensato a come una laurea in storia potrebbe influire sulle tue prospettive di carriera in futuro? Questa è un'ottima domanda. Ho fatto delle ricerche e sembra che in realtà ci siano alcune opzioni versatili. Ad esempio, sono curioso di saperne di più. Beh, di tutto, dalla cura dei musei alla ricerca storica fino all'insegnamento. Le capacità di pensiero critico sono davvero preziose. È davvero bello saperlo. Sembra che avresti molta flessibilità con una laurea in storia. Sì, è quello che sto iniziando a capire. Mi chiedo se non avrei dovuto esplorare questo percorso prima. Non siate troppo duri con voi stessi. L'importante è che ti prenda il tempo per riflettere e capire cosa ti ispira davvero. Questo è un buon punto. Immagino che dovrei essere grata di aver avuto quell'esperienza illuminante nella classe del signor Alvin.